Ragazzi, buongiorno, benvenuti a tutti in un nuovo video. Oggi ragazzi, ecco a voi gli ottimizzatori installati. Due su questi pannelli. Allora sono ovviamente installati momentaneamente, ancora devo sistemare i cablaggi, devo definire tutto alla perfezione, devo bloccarli anche in maniera più accurata, però diciamo che in linea generale oggi è il primo giorno di prova, ok? E qui ci sono gli altri due, 1 e 2. E allora, come vedi a terra, qui c'è l'ombra, ok? L'ombra di questo muro. Bene. Facendo i calcoli ho in questo momento, eccoli qui, questi 4 pannelli, 1 2 3 4. Di questi 4 questo è totalmente in ombra, questo è qui ha un ventaglio di ombra, questo ha questo piccolo spighetto di ombra, ok? Perciò, considerando che l'ottimizzatore è su questo e su questo, sta a significare che in questo momento li hanno in teoria disabilitati anche quelli dietro, ok? Questo e questo hanno il sole. Questi 4 sono completamente liberi, perciò stanno producendo. Quelli che hanno il problema ombra sono gli ultimi 3 da questo lato. Questo ha solo uno spighetto basso, questo per il 60% e questo per l'80% abbondante sotto ombra. Idem anche quelli dietro. Questo dietro totalmente sotto ombra e poi questo per un buon 60%. Ci sono gli ottimizzatori, alcuni pannelli sono stati disabilitati. Questo sta a significare che cosa? Che la mia stringa in questo momento è una stringa con meno pannelli, non sono più 10 pannelli in serie, ma per il sistema saranno meno di 10 pannelli in serie. Io arrivo a botte di 300, se non sbaglio, 70 volt come tensione di picco e ora abbiamo 270. Come vedi, sì, gli ottimizzatori stanno funzionando. Mi stanno in questo momento 4-5 pannelli producendo 533 watt. Tu dirai, è ancora poco. È ancora, sì, è ancora poco, sì, perché facendo il calcolo che uno è 360 watt e P per 5 dovremmo essere oltre 1700 watt, però ragazzi non è un problema, perché? Perché ancora il sole come angolazione è basso. Dal momento in cui inizia a salire vedremo i risultati migliori. Però vedi, stanno funzionando perché mi hanno abbassato la tensione a 2,80, ok? Ora man mano il sole inizia a salire, i pannelli si liberano in maniera totale dall'ombra e tutto l'impianto dovrebbe iniziare a produrre per bene. 876 come picco. E allora ragazzi, 900, bene, stiamo iniziando a salire. Il problema di questa stringa ora qual è? È che il per ultimo pannello vicino ad ombra, perché è sotto ombra, non ha l'ottimizzatore, perché io sulla striscia da 8 pannelli ne ho solo 2 con l'ottimizzatore. Tornassi indietro ragazzi, ne prendevo 3, ok? Così da 1, 2, 3 compensarli, perché ora quel pannello, anche se non è tutto in ombra ma a metà, mi rovina la stringa e infatti come vedi, guarda, mi sta rovinando la stringa. Dovrei produrre oltre 1800 watt, invece siamo a soli 800 watt, mannaggia. Comunque, passata l'ombra su quel pannello dovremmo aumentare di colpo la produzione, dovremmo saltare da 800 ad almeno 1008, 1009. Aspettiamo e vediamo. Questo ragazzi, vedete? Ottimizzatore, ottimizzatore, non ottimizzatore, e qui c'è l'ombra, da qui a qui c'è tutta l'ombra.
E credo proprio che sia questo il motivo, perché tutti gli altri sono tutti sotto sole puro, ok? Perciò chi sta rovinando ora, se gli ottimizzatori funzionano, ok, è colpa sua. Dal momento in cui quest'ombra che si vede qui nella parte qui angolare se ne va, dovremmo iniziare a produrre con 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi passata l'ombra su questo si innesca questo, passata l'ombra su questo si innescherà anche questo. Ma perché io ho messo gli ottimizzatori? Li ho messi, ragazzi, appunto per poter automaticamente bypassare i pannelli in ombra, che per la maggiore sono 1 e sono 2. Poi ovviamente non ho tenuto conto di questo, perché era poco e credevo non variasse così tanto la tensione di stringa e la potenza della stringa. Invece no, ragazzi, anche per questo angolo, ok, che può prendere sì e no 7 celle, 8 celle, e mi scende la produzione. Perciò vediamo di poter tentare di risolvere con un altro ottimizzatore anche su questo, così la mattina presto poter lavorare con 1, 2, 3 e 4 e 5 dovrebbero darmi 1800 watt puri. Qui vedete l'ombra, eccola qui. Questo è l'ombra come avanti e anche dietro. Perciò io dovrei aspettare ora che quest'ombra sul terzo pannello, il terzultimo, se ne vada. Andiamo avanti. Ora, considerando che dal momento in cui quel pannello se ne va dall'ombra, dovrei avere 6 pannelli totalmente al sole, ok? Con una potenza di picco di 2100, ok? Watt. Perciò noi in questo momento produciamo 900 1000, ok? Però c'è quel pannello che rovina la stringa, mannaggia. Aspettiamo che quell'ombra se ne vada e dovremmo arrivare a oltre, ripeto, 2 kW di produzione in una volta. E ragazzi, per me a quest'ora arrivare a questa somma di produzione è una vittoria, perché io iniziavo a produrre bene dalle 11 in poi. Però nonostante tutto, ragazzi, io ho fatto in una giornata picchi di 17-18 kWh in inverno con soli 3,6 kW di pannelli. Cioè, soddisfattissimo ugualmente, ma ora, ragazzi, so che avremo prestazioni molto molto migliori e performanti. Già inizia a salire, vedi, 1100, dovremmo arrivare come logica ad almeno 1600, ma non possiamo perché c'è il pannello in ombra. Perciò andiamo a vedere più avanti. Cuciniamo con il sole. In più carichiamo la batteria, ragazzi. Sono le ore 9:15, tutto perfetto. Risparmiamo anche gas piano a induzione. Ragazzi, ore 9:40, ecco qui, 1600 watt. Allora siamo sotto a quanto io mi aspettavo, però devo dire che già siamo a 1 kWh prodotto. Cioè io non ho mai fatto tutta questa produzione alle ore 9. Io ripeto che iniziavo a produrre bene dalle 11 in poi, però comunque va bene, continuiamo. Già il pannello è uscito dall'ombra, perciò ora ci sono in ombra solo i 4 pannelli con gli ottimizzatori. Però è questo che non mi spiego, cioè dovrei avere il massimo dai pannelli senza ottimizzatore, cioè senza l'ombra, e non sono di certo 1600 watt. Pannello libero dall'ombra, terzultimo. Ora ci accingiamo a liberare anche il perultimo e poi restano gli ultimi. Idem, ripeto, anche quelli dietro sono identici a quelli davanti come posizione dell'ombra. Ora, considerando che 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono completamente al sole e che quelli che hanno l'ombra hanno gli ottimizzatori, io onestamente mi aspettavo che
quelli con l'ottimizzatore venivano, come si dice, bypassati come di giusto nel sistema ottimizzatori e prendeva il tutto per tutto ciò che producevano questi, ma così non è. Perciò, boh, non lo so ragazzi, vediamo fine giornata quanto abbiamo prodotto, ma boh, non lo so se ne vale la pena, perché gli ottimizzatori costano e boh, onestamente, almeno dalla prima prova io non mi vedo completamente soddisfatto, perché cioè, sono basso, sono a 1600 watt. Facendo i calcoli con 6 pannelli da 360 watt doveva avere almeno 2 kW e qualcosa. Perciò siamo sotto la media. Ora il sole c'è, qualche nuvoletto ogni tanto c'è, ma oggi dovremmo pur fare record ragazzi, perché la potenza del sole oggi è tanta. 9,55, 1800 watt. Ma ragazzi, andiamo discretamente bene, però vedo una cosa, vedo che è molto più stabile, è molto più stabile. Prima faceva dei salti 1700, 1800, 1600, 1400, ora invece mantiene sempre 1800, 1900 ragazzi. Già prodotti 1 kW e 33, abbiamo 1 kW e 2 come consumo, 900 e altri 25 watt. Ho acceso per prova anche il secondo inverter, sto facendo una prova di funzionamento, questo connesso solo alla batteria e all'impianto e questo connesso batteria, impianto e pannelli. Come vedi si dividono il carico, guarda, 1 kW e 8 e 1 kW e 2 questo. Questo, ripeto, prende da batteria e da fuori, questo prende da pannelli, ricarica la batteria e in più dà al carico. Però guarda che cosa stupida, questo ricarica la batteria, questo scarica la batteria. Perciò per dirvi che io sto facendo la prova perché voglio fare un overload come carico, voglio accendere molto carico per vedere la tenuta dell'impianto. Parliamo di accendere stufa, accendere condizionatori, accendere lavatrice, scaldabagno. Perciò ragazzi supereremo sicuramente i 7 kW come totale dei carichi. Per fare questo non mi basta un solo inverter, ma me ne serviranno 2. Speriamo che tutto tenga. Ancora però non lo farò perché siamo bassi come produzione. Aspettiamo che arriviamo almeno a 3 kW, così da non sovraccaricare la batteria, così da dividere 3 kW da qui e 3 kW dalla batteria. Siamo comunque quasi a 2 kW e ci sono 4 pannelli in ombra. E invece ragazzi vi dico che mi rimangio ciò che ho detto prima, ci siamo, perché considerando che abbiamo ancora 4 pannelli in ombra, ok, però abbiamo 2 kW quasi belli stabili, si prospetta ragazzi una giornata bellissima con una produzione molto 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 alta. Yes! Ragazzi siamo a 3 kW come carico e qui siamo stabili a 2 kW e 100, già prodotti quasi 2 kW ora ragazzi. Bene bene bene. Questa è la condizione dei pannelli, spigolo ancora in ombra e questo tutto in ombra, idem anche dietro ragazzi, perciò sono 2 con spigolo in ombra e 2 quasi metà pannello ancora in ombra, perciò sta ancora funzionando con questi più questi che iniziano forse a dare qualcosina. Andiamo a vedere se questi scaldano. Ma qualcosina si può sentire, ma niente di che ragazzi. Siamo saliti a 274 volt, ok? Ora man mano i pannelli si liberano dall'ombra
avremo un aumento, un incremento del voltaggio. Già siamo passati da 2,50 di prima a 2,70 e 2 kW e 100 in produzione fissa, ragazzi, fissa, benissimo, ci siamo. Abbiamo forse trovato una quadra più che perfetta, solo che forse devo aggiungere un altro ottimizzatore nel terzultimo pannello. Ore 10, 276-77 volt, 8.3 ampere, 2290, 280. Sta iniziando, ragazzi, a salire il voltaggio, siamo arrivati a 1,9 kW. Ebbene ragazzi, sono le ore 10:16 e già abbiamo prodotto 2 kW e 61. Ottimo, ragazzi, siamo saliti anche come voltaggi e anche come ampere, 2300 watt in questo momento. Abbiamo già riscaldato l'acqua calda, stiamo facendo un po' di ricircolo di aria nell'appartamento, andiamo avanti. Una lavatrice, stiamo facendo un'altra lavatrice, tutto perfetto, ragazzi. Ragazzi, ore 11:30, già prodotti 5 kWh, ragazzi, una cosa assurda. Ore 11:30 è salita la tensione a 333 volt, 9.9 ampere. Non abbiamo ancora raggiunto il picco, che vi ricordo in passato siamo arrivati anche a punte di 12 ampere. Guarda, 5.1 kWh alle ore 11:30, cioè io solitamente iniziavo a produrre discretamente bene ora, perciò figuriamoci, io conto entro stasera ad arrivare ad almeno 20 kWh come produzione totale della giornata. Comunque vedremo. Carico attuale 1 kW e 1 kW e 2, qui poco, 25 watt. Questo inverter spento, questo inverter in funzione, eccolo qui, 3 kW e 2, batteria in stato di carica. E niente, ragazzi, andiamo a vedere la giornata come continua e poi stasera tiriamo le somme. Siamo arrivati a 10 ampere. I pannelli sono tutti al sole, ok? L'ombra è andata via, perciò ora si inizia a produrre alla grande. Ragazzi, mezzogiorno, le 12 in punto, 7 kW e 33 prodotti, 3500. Come picco siamo arrivati prima a 3600 e qualcosa. Proseguiamo alla grande, cari miei, si va avanti alla grande. 10 ampere e 8, eccoli qua, e 10 ampere e 86 la pinza amperometrica. Tutto va alla grandissima. Eccoci qui, carico di stiamo facendo asciugatrice, lavatrice, c'è anche riscaldamento a climatizzatore, pompa di calore, caldo acceso, già da stamattina è alle 9. Tutto benissimo. E allora fino a questo punto, fino alle ore 12, abbiamo consumato 2.67 kWh e 4.37 kWh. La batteria barcolla, nel senso che carica e non carica, anzi no, sta caricando, in questo momento carica. Prima non caricava perché avevamo un picco un po' più alto, eccolo qui, batteria in carica con 1,85 kW. Il resto va all'impianto abitativo. Yes, ragazzi, perfetto. Inverter 2 scarica batteria a 1.3,
Inverter 1 carica batteria a 1,85, perciò la differenza è di circa 400 watt, sta caricando la batteria per 400 watt. Eccoci qui che ragazzi, io oggi credo che arriveremo abbondantemente a 18 kWh, abbondantemente. Oggi nuovo record ragazzi insieme a voi, e guardate, sempre e solo in salita, sempre e solo in salita. 10 pannelli da 360 watt P. Ore 13, 332 volt, 10 ampere e 9, 3600 watt stabili ragazzi da almeno 3 ore, e siamo arrivati a bellezza di 10,5 kWh. Ragazzi, io queste cifre ce le avevo prima a metà pomeriggio, cioè io già oggi all'una riesco ad avere 10, quasi si chiamali 11 kW. Evviva! Ore 13:35. Siamo arrivati a 12,22 kWh. In produzione in questo momento 3500 watt, 340 volt, 10 ampere. Vi faccio sempre vedere che eccoli qui, ci siamo ragazzi, ci siamo, 10 ampere. E come carico abbiamo il piano induzione per la pasta e la griglia elettrica per la carne. Ragazzi, oggi si mangia full electric, sempre doppio inverter connesso. Questo sta scaricando a 2 kW e l'altro a circa 1 kW, però nello stesso tempo questo carica la batteria. Ragazzi, oggi giornatona bomba, bellissimo, stupendo. Continuo a seguire il video ragazzi e vedremo a fine giornata quanto ha prodotto l'impianto. Yes ragazzi, a quest'ora avere già 12 kWh per me è una soddisfazione assurda. Ragazzi, ore 15, siamo arrivati a 16,69 kWh e stiamo un pochino scendendo. Sì, 330 volt, 8 ampere, 2660. Eccolo qui. Bene, bene, bene. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Sì, ore 15 è arrivata l'ombra, eccola qui, la vedete, proiettata sul pannello di un pezzo di muretto più della ventola che è il sensore del sistema di inclinazione automatico. Perciò questo pannello sta iniziando piano piano a produrre sempre meno. Parliamo del pannello 2 della fila dietro, questi invece sono tutti ancora sotto il sole battente. Quegli aggeggini ragazzi stanno funzionando, guarda, tensione abbassata, siamo arrivati a 17 kWh di produzione e sono le ore 16 e 15 e 10. Bene, bene, bene. Folata di vento oltre il range massimo programmato, suona l'allarme, eccolo qui, segnale acustico, e i pannelli scendono, vanno a mettersi in protezione. Per poi eventualmente, se il vento è finito, risalire. Eccolo qui che scende, eccolo qui che scende. Siccome il vento continua, eccolo qui, vento, mamma mia, oh,
vedi, vento, stanno quasi arrivando a terra. Ora giustamente scenderà il livello di produzione, mannaggia, e devo capire se riuscirò a battere il mio record, ma già comunque siamo a buon punto ragazzi. Sono le ore 15:21 e siamo ad oltre 17 kWh prodotti, perciò in teoria già il record è battuto, anche se il primo pannello è già entrato in ombra causa capannino, e anche la ventola qui, il sensore di vento. Questi sono tutti ben illuminati e l'ombra è lì, ok? E lì c'è anche un piccolo spigolino in fondo preso dall'ombra, perciò ora piano piano inizieremo ad avere ombra ragazzi, mannaggia. 17:36, ecco qui ragazzi, ecco qui 17:37, 2 kW in questo momento in produzione, però ragazzi pure vi devo dire che è molto più lineare. Carico in appartamento 1900 più 1400, ferro da stiro, non ricordo se c'è anche lo scaldabagno avviato, poi ci sarà altro che ora non ricordo, comunque c'è anche la TV, luci, comunque oggi ragazzi full, una giornata pienissima. Questo è ciò che abbiamo prodotto, la batteria si sta ricaricando, spero di arrivare almeno all'85% almeno, e posso ritenermi super soddisfatto. Vi ricordo sempre che siamo in inverno, questo è ancora chiuso, l'ho richiuso e per ora lavora solo inverter 1. Ecco qui, input battery in questo momento niente, perché c'è il carico che necessita 2000, 3000 e 4, livello di carico alto, guarda, e ora è passato a ricaricare la batteria. Qui andiamo, dove qui andiamo a vedere il fotovoltaico, 310, 6 ampere, 1097, poco meno di 2 kWh in produzione ora, e penso per un'altra oretta ci dobbiamo accontentare di solo 2 kWh, mannaggia. Ragazzi, ultime ore di sole, sono le 16:17, siamo arrivati alla bellezza di 18,69 kWh. Ragazzi, ma ci pensate? 18, manca poco per fare 19 kWh, ragazzi, grande, pieno inverno, su! Pannelli posteriori, questo totalmente in ombra, ok? Questo parziale è la situazione degli 8, tutta la parte sotto, cari miei, di questi è in ombra. Questo non è in ombra, sì, questo pure ha un angolo in ombra, questo no, questo ha questa parte laterale in ombra e questo idem, tutta questa parte laterale in ombra. Eccolo qui ragazzi, ombra da questo lato, tutta lì e anche quelli dietro. E infatti la produzione, miei cari, sta scendendo, mannaggia, però gran soddisfazione ragazzi, siamo arrivati a 19 kWh, io conto in estate, e ancora mancano questi, vi ricordo sempre che ancora non è completo, ancora mancano questi, ma già con questi miei bei ragazzi, che domani comunque gli darò una bella pulita, una lavata, perché c'è ragazzi effettivamente un po' di polvere e questa polvere non mi piace, perché si mette davanti, vedi? Si mette davanti e abbassa un pochino
loro efficienza. L'avessi vista stamattina, li andavo a pulire stamattina, mannaggia. Va bene, domani, perché poi sono tutti pieni, tutti pieni fino in fondo, tutti pieni di polvere. Va bene, domani lavaggio pannelli, ragazzi. Oggi prodotti 18,73 kWh. Sono le ore 16:21 e l'impianto sta andando a scendere. In questo momento 730 watt di produzione. Ragazzi, da Fox è tutto, vi ringrazio per la visione e ciao belli e al prossimo video.